Benvenuti in un altro viaggio emozionale. Oggi vorrei trattare con voi della terapia forestale e dello Shinrin-yoku. La figura del Forest Therapy Guide è quella di un istruttore di meditazione che opera a contatto con la natura. Le meditazioni, i rituali, le pratiche che il Forest Therapy Guide insegna e trasmette sono ispirate allo Shinrin-yoku, l'arte giapponese dell'immersione nella natura. È una professione che si può praticare in città, in un parco, in un centro di yoga e naturalmente nei boschi e nelle foreste. Lo Shinrin-yoku concilia scienza e spiritualità in un'unica esperienza di elevazione a mezzo della natura. Il termine Shinrin-yoku, coniato in Giappone nel 1982 da Tomohide Akiyama, indica l'immergersi nella natura con i cinque sensi e si è diffuso in pochissimo tempo in tutto il mondo per via della sua estrema efficacia, della sua poesia e della sua bellezza. Lo Shinrin-yoku è annoverato tra le terapie preventive. L'immersione nella natura ha effetti terapeutici comprovati in modi empirici e scientifici. Il forest bathing o Shinrin-yoku, che in giapponese significa trarre giovamento dall'atmosfera dei boschi, è un bagno nella natura. I principi suggeriti da Tomohide Akiyama, allora direttore dell'ente forestale giapponese, che nel 1982 mise a punto questa pratica di benessere, suggeriscono di entrare in un bosco, camminare lentamente per almeno 2-3 ore, gli effetti più benefici si ottengono con una camminata di 4 ore per almeno 5 km, e respirare lentamente. Immergersi nella natura con i cinque sensi, apprezzandone appieno i profumi, i colori e i suoni, procurerà beneficio per la mente e per il corpo. In Giappone è un metodo ufficialmente riconosciuto sia per la prevenzione delle malattie sia per favorire la cura. Ed è ormai provato scientificamente ed empiricamente da numerose ricerche che l'immersione nel bosco è in grado di rinforzare le cellule più attive del nostro sistema immunitario, migliorare la pressione arteriosa, alleviare gli stati depressivi e stemperare l'ansia. Le specie arboree, infatti, rilasciano sostanze volatili dal fogliame e dalla corteccia, i terpeni, efficaci nello stimolare positivamente le difese immunitarie. La filosofia dello Shinrin-yoku porta con sé un metodo pratico di azione e di comportamento, è una via verso la felicità che prende la natura come maestra. L'uomo connesso alla natura è più sano, è più spirituale, meno manipolabile e condizionabile. Circa 200 anni fa, dalla visione del buddismo zen, è nata l'estetica giapponese, che è una filosofia e una guida di vita. Lo Shinrin-yoku è fortemente connesso all'estetica giapponese perché la visione del mondo giapponese avviene attraverso l'osservazione della natura. Il Giappone, infatti, è un paese ricco di foreste, sebbene vi sia un'intensa concentrazione della popolazione nelle città. Lo Shinrin-yoku veniva praticato dai monaci Yamabushi. Con il termine Yamabushi, letteralmente colui che si nasconde tra le montagne, si indicano monaci asceti giapponesi che vivevano come eremiti tra le montagne e che un'antica tradizione considerava guerrieri invincibili, addirittura dotati di poteri soprannaturali. Essi seguivano principalmente la dottrina Shujendo, una combinazione di elementi buddisti e shintoisti. Per lo più solitari, formavano confederazioni sparse, talvolta associate a certi templi, e occasionalmente parteciparono anche a battaglie e scaramucce a fianco dei Sohei, dei ninja e dei samurai. Le loro origini possono essere fatte risalire agli Ijiri solitari dell'VIII e del IX secolo. Gli Ijiri erano asceti buddisti giapponesi itineranti. La visione e la pratica dello Shinrin-yoku rappresenta un bisogno urgente e pressante oggi, quando le persone in piena era tecnologica si sono allontanate pericolosamente dalla natura. Oggi gli individui trascorrono gran parte del loro tempo davanti a uno schermo, accumulando tecnostress che è, a tutti gli effetti, una patologia. Lo stress fornisce terreno fertile alla formazione di malattie, anche gravi, come tumori, diabete e malattie cardiocircolatorie. Uno studio della Exeter University nel 2013 ha concluso che chi abita in aree verdeggianti è più felice. Il contatto con la natura è necessario durante le fasi di convalescenza e recupero. Il contatto con la natura favorisce anche la resilienza, che è necessaria durante le fasi di convalescenza e recupero. Non solo, la natura favorisce inoltre la cura di malattie psicologiche come la depressione.
Stare in contatto con la natura aiuta anche ad avere una memoria migliore e fornisce più resistenza contro l'invecchiamento fisico e mentale. Dobbiamo cambiare la visione per essere capaci di produrre nuovi paradigmi di economia basati sulla collaborazione con la natura, anziché sul suo sfruttamento. Dobbiamo ricominciare dal bosco, dalla contemplazione del bosco per essere ispirati. L'esperienza dell'immersione nella natura, lo Shinrin-yoku, e della realizzazione della propria missione di vita, l'ikigai, sono strettamente connesse tra loro. Lo Shinrin-yoku è il percorso perfetto per noi occidentali, perché ti insegna a sentire l'invisibile dentro di te, a sviluppare la consapevolezza che tu e ognuno di noi è natura, che non c'è un dentro e un fuori, ma che la dimensione della non dualità esiste e la puoi vedere e sentire ogni giorno, in ogni momento, in tutti gli eventi che vivi. Con l'arte dello Shinrin-yoku, detto anche bagno di foresta, impari a fare esperienza a livello sottile, a livello energetico e a farlo praticamente ogni giorno con tutte le cellule. Impari a fare anima, come diceva James Hillman, fondatore della psicologia archetipica, a stare nel sacro, a cambiare il paradigma mentale e a fluire negli eventi, senza rimanere vittima del condizionamento della causa e dell'effetto. Con lo Shinrin-yoku senti e fai esperienza pratica che non sei solo, ma sei natura e la natura è te. Negli ultimi anni molti studi scientifici hanno dimostrato che l'immersione nei boschi ha un influsso diretto sul benessere psicofisico dell'uomo. I motivi sono diversi. Oltre all'ambiente silenzioso che favorisce uno stato di rilassamento, le piante rilasciano oli essenziali in grado di ridurre lo stress. L'idea che sta alla base dello Shinrin-yoku è quella che l'uomo a contatto diretto con la terra, di cui è figlio, possa guarire. Quest'idea in Giappone è così radicata che il bagno di foresta è una pratica incoraggiata anche dalle politiche governative e i medici la consigliano ai propri pazienti per ridurre ansia e stress. Ma come si fa un bagno di foresta? Nella pratica si tratta di qualcosa di molto semplice. Lo Shinrin-yoku è l'esperienza di lasciarsi attraversare dall'atmosfera del bosco, mentre si cammina al suo interno, con lentezza, lasciandosi guidare dai propri sensi. Non è necessario farlo spesso o per lunghi periodi. È sufficiente avere alcune ore completamente libere in modo da non dover guardare l'orologio e poter fare un'esperienza immersiva in armonia con la natura. Toccare un tronco, accarezzare le foglie, annusare i profumi della foresta ed entrare in contatto con le forme di vita che vi abitano, respirando a pieni polmoni, è un momento di rigenerazione profonda. Lo Shinrin-yoku è un'avventura di profonda comunione con la natura. Si pratica in molti modi, ma quello più tradizionale è la passeggiata e la meditazione nel bosco e nella foresta. La vita di tutti noi è scandita da ritmi frenetici e immersa in un ambiente rumoroso e inquinato. Una pausa di immersione nella foresta può contribuire al nostro benessere perché il fisico e la mente si rigenerano. Il sistema immunitario si rafforza, il livello di ansia e stress si riduce, il battito cardiaco rallenta e il livello di zuccheri nel sangue diminuisce. La qualità del sonno migliora, l'iperattività e l'incapacità di concentrarsi si riducono. Lo Shinrin-yoku oggi è a ragione annoverato tra le terapie preventive più efficaci. Infatti l'immersione nella natura ha effetti terapeutici comprovati in modi empirici e scientifici. L'immersione in natura agisce in modo ormai provato sul sistema immunitario potenziandolo. Il bagno nel bosco è una pratica semplice, praticabile senza attrezzature specifiche, adatta a persone di tutte le età e che non necessita di particolari conoscenze né di allenamento fisico. Il bagno nella foresta permette di approfondire il nostro legame con la natura in modo consapevole. Quando passeggiamo nel bosco liberiamo la nostra mente da tutti i pensieri. Non serve avere una meta né un obiettivo da raggiungere. L'importante è concentrarsi sul presente, porre attenzione al nostro respiro, al bosco che ci circonda, vivere il momento. Rigenerarsi nel bosco diventa sempre più importante. Possiamo riacquistare il nostro equilibrio e darci un nuovo orientamento. Passeggiare nel bosco ha numerosi effetti, tanto che sono in aumento gli studi scientifici che lo confermano, portando come prova dati ed esperimenti. Le ricerche scientifiche sugli effetti che il bagno nella foresta ha sugli esseri umani
sono aumentate dal 2004 e nel 2012 è nato un ramo della medicina che si occupa di ricerche in questo specifico campo, la Forest Medicine. Un volume sulla terapia forestale è stato pubblicato a fine 2020 dal CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con il CAI, frutto di 1 anno e mezzo di ricerca congiunta tra il CAI, Club Alpino Italiano, e il CNR, espone in dettaglio i risultati della ricerca scientifica rispetto ai benefici offerti dalla frequentazione dei boschi grazie alla mediazione di tutti i nostri sensi. Si tratta di benefici significativi, ad ampio spettro e spesso duraturi, per esempio rispetto alla salute mentale e alle difese immunitarie. Gli studi sono stati compiuti attraverso la compilazione di questionari e la misurazione di indici fisiologici non invasivi a gruppi di persone prima e dopo le sessioni di forestaterapia, lungo percorsi prestabiliti. Anche da questi studi e ricerche è emerso che la pratica del bagno nel bosco è utile in particolar modo a chi soffre di malattie respiratorie, artrosi, disturbi del sonno, iperattività. La permanenza nel bosco riduce la produzione di ormoni dello stress, regola la pressione sanguigna, regola il tasso glicemico, previene le malattie cardiovascolari, potenzia le difese immunitarie, aiuta la prevenzione del cancro. Tutto questo grazie al potere dei fitoncidi. I fitoncidi sono molecole organiche volatili della famiglia dei terpeni, che prodotte ed emanate dalle piante disperse nell'ambiente circostante sono in grado di proteggerle da agenti nocivi. Sono sostanze rilasciate dalle piante per proteggersi dagli insetti, dai batteri, dai funghi. Sono quelle sostanze che respiriamo quando camminiamo o ci fermiamo nel bosco, sotto gli alberi. Gli alberi ci permettono di praticare l'aromaterapia nel bosco. Le piante usano queste sostanze per comunicare. Anche le piante hanno internet, ma sono proprio questi fitoncidi i responsabili del grande aiuto che si ha praticando lo Shinrin-yoku. Quando respiriamo queste sostanze volatili nel bosco, nel nostro corpo si formano 3 diverse proteine anticancro e molte cellule natural killer, quelle che aiutano a combattere cellule cancerogene e infettate da virus. È quindi possibile potenziare il nostro sistema immunitario nel bosco. Anche gli studi del professor King Lee, uno dei massimi esperti al mondo di medicina forestale, immunologo, fondatore e presidente della Società Giapponese di Medicina Forestale, confermano che è importante passare una giornata nel bosco. Gli effetti del bagno nel bosco raddoppiano se si ha la possibilità di passeggiare al suo interno per 2 giorni consecutivi, 2 o 3 volte al mese. Poiché l'immersione nei boschi agisce in modi ormai provati sul sistema immunitario, potenziandolo, essa è da prendersi a tutti gli effetti come una terapia preventiva a largo spettro. Se vi è piaciuto il contenuto di questo video, condividetelo e mettete un like. Iscrivetevi in modo tale che venga supportata la pubblicazione di altri video su argomenti e tematiche simili. Un caro saluto, viaggiatori emozionali.